LumaFusion si aggiorna alla versione 5.1.0 attualmente quando esce questo video per iOS. Come potete vedere, lo sfondo possiamo ora eliminarlo, ok? Con le AI. Diciamo che adesso ovviamente tutte le funzioni sono legate a questo nome, ok? Prima non esistevano, le cose si facevano lo stesso, però adesso ovviamente se non metti AI non è figo, ecco come dire. Quindi vedremo questa funzione. Come vedete ovviamente alle spalle non c'è il mio studio ma c'è qualcos'altro, quindi ve ne rendete subito conto. Abbiamo ovviamente l'emozione dello sfondo, una novità sullo speed ramping ma su tutta la velocità, il copia e incolla da una clip per l'altra, quindi molto utile. E poi infine la wave che si può mostra in modo diverso, quello vedremo ovviamente. Bene ragazzi, io sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologie legate agli nostri smartphone, ma non solo, come vedete applicazioni ovviamente legate al mondo del montaggio video. Con questo vi auguro una buona visione, andiamo a vedere le novità di LumaFusion 5.1.0. La prima novità a sorpresa è uscita è questa di poter praticamente eliminare lo sfondo dai nostri video senza l'ausilio di chroma key oppure di uno schermo verde, quello che sia. È anche vero che il video deve essere un pochino, come dire, giusto, deve avere le caratteristiche giuste, non si può ovviamente fare un video con dietro un background incredibilmente complesso e lì abbiamo qualche problema, ok? Innanzitutto vi faccio vedere il mio background che ho dietro attualmente, che è questo, ok? Prendiamo un pezzettino di questo video tanto per farvi vedere dove può arrivare LumaFusion. Ecco, ovviamente in questo video abbiamo qualche problema, ok? Lo prendiamo il più corto possibile, che tanto non ci interessa la lunghezza. Abbiamo qualche problemino, ok? Innanzitutto lo portiamo su nella traccia sopra, così possiamo ovviamente metterci un background. Andiamo nell'editore delle clip, andiamo qui negli effetti e se ci richiamo all'interno di chroma key vedete che è uscito fuori quest'altro tastone, quindi ci clicchiamo sopra e come per incanto il nostro background viene eliminato. Però se andiamo avanti nel video, adesso non so se viene fuori, però ci possono essere dei problemi, ok, legati ovviamente a oggetti in mano, eccetera eccetera, il background stesso, però diciamo che abbastanza buona come risultato. Cosa abbiamo qua? Qui abbiamo la definizione del contorno, ok? Quanto deve definire il contorno, vedete, ok? Lui praticamente quanto deve tagliare. Qua ovviamente abbiamo la sfumatura, ok? Quanto può essere, quindi più la mettete più la sfumatura viene ovviamente grave. Qua abbiamo la possibilità di invertire, quindi viene fuori il background e qua abbiamo la maschera per fare qualche effetto interessante. E questo invece a quanto pare è una maggior qualità dell'immagine, che però io non sto a cliccare perché figuratevi questo iPad praticamente poverino ce la fa a stento, quindi ok, quindi lasciamo così. Andiamo ora a vedere di mettere sotto un background, quindi andiamo in Storyblocks, che ci sono qualche aggiunte ma non si è capito nulla, comunque lo stesso. Prendiamo uno sfondo qualsiasi, ok? Prendiamo uno sfondo qualsiasi, ecco anche qui lo sfondo ovviamente in base ai colori. Ragazzi, non è tutt'oro quello che luccica, ricordiamocelo sempre, questo è un po' corto. Prendiamone uno più lungo, allora, questo sono fiorellini, questi qua. Ecco, prendiamo questo, ok, facciamo così. E adesso vedete ha messo il background, vedete però che c'è sempre qualche problema, però diciamo che io direi che per fare un escamotage lo utilizzerò anche io nel rendere perché effetto praticamente vedete c'è qualche problema, ma diciamo che questa tecnica la possiamo utilizzare per fare un reel, per fare una storia su ovviamente sui social. Certo non possiamo fare uno spot professionale, ok, utilizzando questo sistema, però diciamo l'immediatezza di scontornare lo sfondo è abbastanza buona, perché ovviamente dobbiamo come dire fare i conti giusto con questi problemi. Adesso vi faccio vedere, ne ho scaricato già uno. Dunque, dov'è l'uomo col cappello?
Eccolo, l'uomo col cappello. Se io lo vado a sostituire, vedete che lui ha praticamente uno sfondo che rispetto al mio è ovviamente diverso, ok? Adesso andiamo praticamente a far così, andiamo di nuovo qui, facciamo così, vedete questo già ha un altro effetto. Se io vado, infatti, vedete, ok? Vedete, ha già un altro effetto perché lo sfondo è bianco, quindi tutto cambia. Ovviamente possiamo aggiungere a questi effetti, oltre che andare anche a cambiare la sfumatura della nostra clip, quindi utilizzare questi effetti per, diciamo, per creare ovviamente un effetto diverso. Mi veniva in mente un'altra cosa adesso, che adesso vediamo di poterla realizzare. Quindi vedete, possiamo anche fare così, vengono fuori delle cose carine. Tornando un attimo indietro, ok, un attimo indietro con undo, eliminare lo sfondo e vado a duplicare la mia clip. Praticamente adesso io la passo sotto, ok, e la vado a duplicare, ok, e qua sotto vado a eliminare ovviamente l'effetto, ok, l'effetto che ho adesso messo. Posso andare a far così, vedete, posso andare a sfocare il background. Giustamente vedete che io risulto a fuoco, almeno credo, ok, risulto a fuoco perché mi sembra di, perché qua ovviamente questa è la parte che è stata ovviamente mascherata, vedete che ok, e facciamo adesso, possiamo anche andare a fare un altro effetto, cioè possiamo diminuire anche il background, possiamo anche scurirlo se vogliamo, vedete, possiamo anche scurirlo, possiamo fare effetti creativi ovviamente pazzeschi, perché nel mio background, nel mio stesso background, io parlo del mio background che ho dietro, posso andare a fare degli effetti così. Quindi adesso vado, vedete, ok, io ho messo il mio background ma l'ho praticamente distrutto, quindi possiamo fare degli effetti creativi abbastanza efficaci. Ovviamente sono più, come dire, abbiamo un effetto, cioè effetti molto più estesi. La seconda novità è quella di poter copiare diciamo, la nuova funzione che è stata inserita all'interno di LumaFusion, speed ramping. Quindi se noi andiamo adesso ad applicare uno speed ramping praticamente automatico, non facciamoci cose strane adesso, ci mettiamo una velocità qua, ok, tanto per fare così, andiamo indietro, vedete che praticamente lui adesso, ok, ha fatto questo, ha applicato questo effetto. Ecco, se andiamo adesso nella parte della copia, se io vado a fare copia, ok, vado poi qui, ok, faccio di nuovo questo, vedete che è uscito fuori un nuovo comando che è proprio questo qua. Quindi noi andiamo a disabilitare tutto, ok, e lasciamo solo abilitato questo. Quindi andiamo a fare un'incolla e praticamente la nostra clip ha preso, ok, lo speed ramping dell'altra clip. Quindi molto interessante questa cosa quando si vuole ovviamente creare una serie di clip che abbiano lo stesso speed ramping o la stessa velocità. Un'altra novità, cambia la visione della wave, vedete, cambia proprio quando io adesso vado a fare qui diciamo nel game, vado a passare, vedete che cambia proprio, ok, la visualizzazione, e cambia anche qua nella parte della timeline. Quindi abbiamo questa, diciamo, questa visualizzazione un po' diversa. Ecco, io questa cosa qua è bella, ma non so quanto utile possa essere la visione così, però ecco, mi piaceva magari più una cosa che da fare un po' qui lo zoom, ecco, se potevo fare con ovviamente il PC to zoom, ingrandire un po', ok, allargare come succede qua nella timeline, no? Se andiamo un PC to zoom, ok, ingrandiamo. Mi piaceva magari più questa funzione perché per vedere ovviamente un po' più in dettaglio la wave. Comunque va benissimo così. Avete visto? Le novità sono molto belle, bisogna stare attenti come si ci muove per ottenere un buono sfondo e anche una buona luce, e anche dietro che non ci sia tanta roba come nel mio caso, per avere un effetto un pochino migliore. Ovviamente, come ho detto all'interno del video,
possiamo usare questa funzione ovviamente per reel, per roba diciamo che vada a spingere sui social. Certo, non credo che sia un uso professionale, perché lì ci vuole un green screen e ci vuole ovviamente una buona luminosità per fare un buon scontornamento della persona stessa, però diciamo che possiamo utilizzarlo per fare cose molto creative. A questo punto io non mi resta che dirvi di condividere questo video con i vostri amici, i vostri conoscenti, i vostri cari, per veramente far conoscere le novità di LumiaFusion. E poi in ultimo, come consueto, se volete iscrivetevi al canale e azionate la campanella per ricevere notifiche dei video che posterò in futuro. Con questo ci vediamo alla prossima, un abbraccio.